Lezione 1. Trovare voli economici con siti web di confronto. Ciao Anna, allora puoi utilizzare i siti di confronto per trovare i voli più economici. Ciao John. I siti web di confronto sono davvero utili per trovare opzioni di viaggio convenienti. Ti consentono di confrontare i prezzi di diverse compagnie aeree e prendere decisioni informate. Questo è comodo. Quali siti web di confronto mi consigliate? Alcuni popolari includono Skyscanner, Kayak e Google Flights. Ne ho sentito parlare. Forniscono informazioni accurate e aggiornate? Sì, raccolgono dati direttamente dalle compagnie aeree e dalle agenzie di viaggio, garantendo informazioni affidabili. Questo è rassicurante. Esistono funzionalità specifiche che dovremmo cercare quando utilizziamo questi siti web? Cerca opzioni di data flessibili, che possono aiutarti a trovare voli più economici modificando le date di viaggio. La flessibilità può effettivamente fare una differenza significativa nei prezzi dei voli. Che dire di altri fattori come gli scali o le tariffe per i bagagli? Puoi filtrare i risultati della ricerca in base a preferenze come la durata dello scalo e la franchigia bagaglio. Ciò è utile per personalizzare la ricerca in base alle nostre esigenze specifiche. Esistono altri suggerimenti per utilizzare questi siti web in modo efficace? È una buona idea impostare avvisi sui prezzi per le destinazioni desiderate. In questo modo, riceverai una notifica quando i prezzi scendono. Gli avvisi sui prezzi possono essere uno strumento prezioso per ottenere le migliori offerte. Qualche altro suggerimento? Assicurati di cancellare i cookie del browser o di utilizzare la modalità di navigazione in incognito durante la ricerca. Alcuni siti web possono tracciare la tua attività e modificare i prezzi di conseguenza. Questo non lo sapevo. La cancellazione dei cookie o l'utilizzo della modalità di navigazione in incognito possono aiutare a evitare potenziali manipolazioni dei prezzi. Esattamente. Seguendo questi passaggi, puoi sfruttare al meglio i siti web di confronto e trovare i voli più economici. Grazie per aver condiviso queste intuizioni, John. Li terrò a mente per la mia futura pianificazione del viaggio. Prego, Anna. Spero che si dimostrino utili per trovare ottime offerte di volo. Lo apprezzo. Ecco come usare i siti di confronto per rendere i nostri sogni di viaggio più accessibili. Congratulazioni, Anna. Che le nostre avventure siano piene di destinazioni entusiasmanti e voli economici. Assolutamente, John. Intraprendiamo viaggi memorabili senza spendere una fortuna. Davvero, Anna. Buon viaggio e che tu possa trovare le migliori offerte lungo la strada. Lezione 2. Suggerimenti fotografici per principianti. Ciao Anna, la fotografia sembra emozionante. Qualche consiglio per i principianti? Ciao John. Assolutamente. Ecco alcuni suggerimenti per iniziare a fotografare. Ho tutte le orecchie. Qual è il primo consiglio che hai per i principianti? Inizia imparando a conoscere la tua fotocamera. Leggi il manuale e sperimenta con le sue impostazioni. Comprendere le funzioni della fotocamera è fondamentale per scattare gli scatti migliori. Qual è il prossimo consiglio? Presta attenzione alla composizione. Usa la regola dei terzi e sperimenta con angolazioni e prospettive diverse. La composizione può fare una differenza significativa nell'impatto di una fotografia. Qualche altro suggerimento? L'illuminazione gioca un ruolo fondamentale nella fotografia. Sperimenta con la luce naturale e impara a controllarla con tecniche come la compensazione dell'esposizione. La padronanza dell'illuminazione può davvero migliorare la qualità delle fotografie. Su cos'altro dovrebbero concentrarsi i principianti? La pratica rende perfetti.
Porta la tua fotocamera ovunque tu vada, e immortala i momenti che ti ispirano. Più ti alleni, più diventerai bravo. Altri suggerimenti da condividere? Non abbiate paura di sperimentare e commettere errori. È attraverso prove ed errori che imparerai e crescerai come fotografo. Abbracciare il processo di apprendimento è essenziale. Grazie per questi preziosi consigli, Anna. Benvenuto, John. Spero che ti aiutino a intraprendere un emozionante viaggio fotografico. Lo apprezzo. Non vedo l'ora di mettere in pratica questi suggerimenti e migliorare le mie capacità fotografiche. Non ho dubbi che riuscirai a scattare delle foto incredibili. Ricordati di goderti il processo e divertirti. Assolutamente, Anna. La gioia della fotografia sta nel catturare momenti ed esprimere la creatività. Ben detto, John. Abbracciamo l'arte della fotografia e catturiamo la bellezza del mondo che ci circonda. Congratulazioni, Anna. Possano le nostre fotografie raccontare storie ed evocare emozioni che risuonino negli altri. Davvero, John. Continuiamo a esplorare e catturare il mondo attraverso le nostre prospettive uniche. Lezione 3. Valutazione dei colori e delle trame nell'abbigliamento. Ciao Anna, questa camicia ha un bel colore. Cosa ne pensi a riguardo? Ciao John. È buono, ma l'altro sembra più morbido. Quindi preferisci l'altra camicia per via del suo aspetto più morbido? Sì, la trama dell'altra camicia mi sembra più attraente. Capisco. La texture può davvero fare la differenza nella sensazione e nell'aspetto dei vestiti. Hai notato nient'altro? Il colore della prima maglia è vivace, ma la seconda ha un tono più tenue. I toni tenui possono dare un'estetica diversa. È interessante come i colori possano evocare diversi stati d'animo. Assolutamente. È importante considerare l'aspetto generale del capo quando si sceglie l'abbigliamento. Concordato. Sia il colore che la trama contribuiscono al fascino e allo stile generali. In definitiva, dipende dalle preferenze personali e dal modo in cui vuoi esprimerti attraverso la moda. Questo è vero. La moda ci permette di mostrare i nostri gusti e la nostra personalità unici. Sicuramente. È affascinante come colori e texture diversi possano creare varie dichiarazioni di moda. È un modo creativo per esprimerci e fare una dichiarazione senza dire una parola. La moda è davvero una forma di comunicazione non verbale. La dice lunga su chi siamo. Ben detto, Anna. Grazie per aver condiviso le tue opinioni sulla valutazione dei colori e delle texture dei vestiti. Benvenuto, John. È sempre interessante discutere delle sfumature della moda e dello stile personale. In effetti. Dobbiamo abbracciare la nostra individualità attraverso gli abiti che indossiamo e i colori che scegliamo. Congratulazioni, John. Speriamo di trovare sempre gioia e fiducia nelle nostre scelte di moda. Assolutamente, Anna. Continuiamo a esplorare e sperimentare diversi colori e texture che ci contraddistinguono. Lezione 4. Promuovere un cambiamento positivo. Ciao Anna, voglio fare la mia parte nel sostenere un cambiamento positivo. Ciao John. È meraviglioso. Quali azioni specifiche state considerando? Ho intenzione di informarmi su importanti questioni sociali per comprendere meglio le sfide che dobbiamo affrontare.
L'istruzione è un ottimo punto di partenza. Ci consente di prendere decisioni informate e intraprendere azioni significative. Voglio anche impegnarmi in conversazioni con gli altri, promuovendo il dialogo aperto e l'empatia. Conversazioni significative possono favorire la comprensione e colmare le lacune tra diverse prospettive. Credo nel potere dell'azione collettiva, quindi sto esplorando modi per partecipare o sostenere le iniziative delle comunità locali. Partecipare alle iniziative comunitarie è un modo fantastico per creare cambiamenti positivi a livello di base. Inoltre, voglio usare la mia voce e la mia piattaforma per sensibilizzare l'opinione pubblica su questioni che mi stanno a cuore. La tua voce ha il potenziale per ispirare e influenzare gli altri. È uno strumento potente per il cambiamento. Sto anche pensando di sostenere organizzazioni e cause che sono in linea con i miei valori attraverso donazioni o volontariato. Supportare le organizzazioni finanziariamente, o con il proprio tempo può avere un impatto significativo sul loro lavoro. Infine, voglio istruirmi continuamente e rimanere informato sugli eventi attuali e sulle questioni sociali. Essere ben informati ci consente di rimanere impegnati e prendere decisioni informate nelle nostre iniziative di sensibilizzazione. Assolutamente. Insieme, attraverso le nostre azioni individuali, possiamo contribuire a una società più inclusiva e giusta. Non potrei essere più d'accordo, John. Ispiriamo cambiamenti positivi agendo ed essendo agenti di progresso. Ben detto, Anna. Il nostro obiettivo è fare la differenza e lasciare un impatto positivo sul mondo che ci circonda. Congratulazioni, John. Possano i nostri sforzi collettivi creare un futuro più luminoso ed equo per tutti. Davvero, Anna. Continuiamo a sostenere un cambiamento positivo, un passo alla volta. Lezione 5. Esprimersi attraverso sbocchi creativi. Ciao Anna, ho notato che ultimamente ti stai dedicando a vari sbocchi creativi. Bene, continuate così. È un ottimo modo per esprimerti. Ciao John. Grazie per l'incoraggiamento. Impegnarsi in attività creative è stato davvero gratificante. Ho visto le tue opere d'arte ed è impressionante. Cosa ti ispira ad esprimerti in modo creativo? Trovo ispirazione nella vita quotidiana, nella natura e nelle emozioni e nelle esperienze che mi danno forma. È incredibile come l'arte possa catturare e trasmettere emozioni in un modo così unico e potente. Assolutamente. Mi permette di comunicare pensieri e sentimenti che possono essere difficili da esprimere solo a parole. Posso vedere come gli sbocchi creativi offrano un senso di libertà e di espressione personale. Ci sono altri vantaggi che hai riscontrato? Impegnarmi in attività creative mi aiuta a rilassarmi, ridurre lo stress e trovare un senso di pace interiore. Meraviglioso. Le attività creative possono davvero avere un impatto positivo sul nostro benessere generale. Sicuramente. È una forma di cura di sé che nutre l'anima e porta gioia nella vita di tutti i giorni. Sono felice che tu abbia trovato qualcosa che ti dà soddisfazione. Hai qualche consiglio per qualcuno che vuole esplorare la propria creatività? Il mio consiglio è di iniziare con qualcosa che ti interessa veramente e che ti appassiona. Lasciati guidare dalla curiosità. È un consiglio prezioso. La passione è spesso la forza trainante alla base della creazione di qualcosa di veramente significativo. Inoltre, non abbiate paura di sperimentare, commettere errori e imparare da essi. Abbraccia il processo di crescita e scoperta. Abbracciare il processo di apprendimento è fondamentale. Grazie per aver condiviso queste intuizioni, Anna.
Benvenuto, John. Spero che ispiri gli altri a esplorare il proprio potenziale creativo. Sono sicuro che lo farà. Siamo pronti ad abbracciare gli sbocchi creativi e a trovare gioia nell'espressione di sé. Congratulazioni, John. Speriamo di continuare a coltivare il nostro spirito creativo e ispirare gli altri lungo la strada. Assolutamente, Anna. Continuiamo a esplorare ed esprimerci attraverso il meraviglioso mondo della creatività. Lezione 6. Esplorazione dei servizi navetta per gli hotel. Ciao Anna, ho sentito che è disponibile un nuovo servizio navetta. È fantastico. È una navetta diretta per tutti gli hotel? Ciao John. Sì, è un comodo servizio navetta diretto che fornisce il trasporto verso vari hotel della zona. È una notizia fantastica. Renderebbe il viaggio molto più facile per visitatori e turisti. Assolutamente. Elimina il fastidio di trovare mezzi di trasporto o navigare nei sistemi di trasporto pubblico. Sapete se la navetta opera in orari specifici o è disponibile tutto il giorno? Il servizio navetta funziona a orari prestabiliti, in genere nelle ore di punta e offre trasferimenti regolari. È bello saperlo. Garantisce che gli ospiti possano fare affidamento sulla navetta per le loro esigenze di trasporto. Sì, e offre anche un senso di affidabilità e tranquillità, soprattutto per chi non conosce la zona. Immagino che questo servizio sarebbe particolarmente utile per le persone con bagagli pesanti o esigenze di mobilità speciali. Sicuramente. Il servizio navetta mira a soddisfare le diverse esigenze dei passeggeri per un viaggio confortevole. Questo è premuroso. Sono lieto che abbiano considerato le diverse esigenze dei viaggiatori nel fornire questo servizio. Dimostra il loro impegno a migliorare l'esperienza complessiva degli ospiti dell'hotel. Ci sono costi aggiuntivi associati all'utilizzo del servizio navetta o è incluso nel soggiorno in hotel? Il servizio navetta è in genere gratuito per gli ospiti dell'hotel, garantendo un'opzione di trasporto comoda ed economica. Questo è un grande valore aggiunto per gli ospiti. Rende il soggiorno negli hotel ancora più attraente. Assolutamente. È uno dei fattori che possono migliorare l'esperienza e la soddisfazione complessive dei visitatori. Sono entusiasta di condividere queste informazioni con amici e familiari che hanno intenzione di visitare la zona. Apprezzeranno sicuramente la comodità e la facilità di utilizzare il servizio navetta diretto. Grazie per aver condiviso questi dettagli, Anna. È bello sapere che esiste un'opzione di trasporto affidabile per gli ospiti dell'hotel. Benvenuto, John. È sempre un piacere condividere informazioni utili. Viaggiate senza problemi e soggiorni piacevoli negli hotel. Congratulazioni, Anna. Possa il servizio navetta contribuire a un'esperienza senza interruzioni per tutti gli ospiti dell'hotel. Lezione 7. Massimizzare il valore negli hotel a 5 stelle con un budget limitato. Ciao Anna, alloggerò in un hotel a 5 stelle, ma ho un budget limitato. Qualche suggerimento? Ciao John. Nonostante i limiti di budget, ci sono modi per massimizzare il valore negli hotel a 5 stelle. Esploriamo alcune opzioni. Sarebbe fantastico. Voglio comunque provare il lusso e i servizi senza spendere troppo. Un'opzione è prendere in considerazione la prenotazione durante la bassa stagione o nei giorni feriali. Gli hotel offrono spesso tariffe più basse durante questi periodi.
Prenotare durante le ore non di punta ha senso. Lo terrò a mente per approfittare di eventuali sconti. Un'altra strategia è quella di cercare promozioni o pacchetti speciali. Gli hotel possono avere tariffe scontate o vantaggi aggiuntivi per determinate prenotazioni. Questa è una buona idea. Mi assicurerò di controllare il sito web dell'hotel o di contattarlo direttamente per eventuali promozioni disponibili. Inoltre, puoi prendere in considerazione la prenotazione tramite siti web di viaggi o piattaforme online che offrono tariffe scontate per hotel a 5 stelle. Esplorerò quelle piattaforme. Spero di riuscire a trovare una buona offerta che rientri nel mio budget. Vale anche la pena prendere in considerazione programmi di fidelizzazione o abbonamenti alberghieri. Possono fornire l'accesso a sconti o vantaggi esclusivi. Verificherò se l'hotel ha un programma fedeltà o se ci sono abbonamenti che possono aiutarmi a risparmiare sul mio soggiorno. Infine, non esitate a negoziare o chiedere upgrade all'hotel. A volte, potrebbero essere disposti a soddisfare il vostro budget. La negoziazione o la richiesta di upgrade è qualcosa che non avevo considerato. Lo proverò per vedere se funziona. Vale la pena provare. Ricorda che essere gentili e amichevoli può fare molto in queste situazioni. Grazie per questi preziosi consigli, Anna. Mi sento più sicura nel trovare un equilibrio tra lusso e convenienza. Benvenuto, John. Spero che possiate godervi un soggiorno memorabile in questo hotel a 5 stelle senza mettere a dura prova il vostro budget. Apprezzo la tua guida. Devo solo trovare la combinazione perfetta di lusso e valore durante il mio soggiorno. Congratulazioni, John. Che tu possa vivere un'esperienza deliziosa in questo hotel a 5 stelle pur rimanendo nel limite del tuo budget limitato. Grazie, Anna. Mi assicurerò di sfruttare al massimo il mio soggiorno e di godermi i servizi senza spendere troppo. Lezione 8. Esplorare la creatività in cucina. Ciao Anna, ultimamente sto cercando di essere più creativa con la mia cucina. Qualche suggerimento? Ciao John. È bello sentirlo. Ecco alcune idee per aiutarti a potenziare la tua creatività culinaria. Sono entusiasta di imparare nuove tecniche o combinazioni di sapori. Cosa mi consigliate? Un modo per essere creativi è sperimentare diverse spezie ed erbe aromatiche. Possono trasformare il sapore dei tuoi piatti. Sembra interessante. Ci sono spezie o erbe specifiche che suggerisci di provare? Alcune opzioni versatili con cui iniziare sono cumino, paprika, curcuma, rosmarino e basilico. Possono aggiungere profondità e complessità ai tuoi pasti. Mi assicurerò di fare scorta di quelle spezie. Sarà divertente sperimentare diverse combinazioni. Un'altra idea è quella di esplorare le cucine internazionali. Ogni cultura ha i suoi sapori e le sue tecniche unici che puoi incorporare nella tua cucina. Questo è un ottimo suggerimento. Posso ampliare i miei orizzonti culinari provando ricette provenienti da diverse parti del mondo. Assolutamente. È un modo fantastico per scoprire nuovi sapori ed espandere il tuo repertorio culinario. Ci sono cucine internazionali specifiche che consigli di esplorare? Alcune opzioni popolari e diverse includono cucina italiana, thailandese, messicana, indiana e giapponese. Offrono una vasta gamma di sapori e piatti da esplorare. Cercherò ricette di quelle cucine. Sarà emozionante portare nuovi sapori sulla mia tavola. Inoltre,
Non abbiate paura di modificare le ricette esistenti o di creare le vostre varianti. Cucinare è un'arte e puoi aggiungere il tuo tocco personale a ogni piatto. Modificare le ricette è qualcosa che non ho provato molto. Inizierò a sperimentare e a dare il mio tocco personale ai piatti. Infine, considera di impiattare i tuoi piatti in modo creativo. La presentazione può migliorare l'esperienza culinaria e rendere i pasti più accattivanti dal punto di vista visivo. Placcare in modo creativo è un'ottima idea. Mi impegnerò a migliorare le mie capacità di presentazione per rendere i miei piatti tanto belli quanto gustosi. Ricorda, cucinare significa godersi il processo e lasciare che la tua creatività risplenda. Divertitevi con esso. Grazie per questi meravigliosi suggerimenti, Anna. Mi sento ispirata a portare la mia cucina a nuovi livelli. Benvenuto, John. Abbraccia la tua creatività culinaria e assapora la gioia di creare piatti deliziosi e unici. Apprezzo il tuo supporto. Siamo qui per esplorare nuovi sapori e tecniche e apprezzare l'arte della cucina. Congratulazioni, John. Che le vostre avventure culinarie siano piene di sapori deliziosi e creazioni soddisfacenti. Grazie, Anna. Mi assicurerò di infondere creatività in ogni piatto che preparo. Lezione 9. Consigli e discussioni sui libri. Ciao Anna, ho bisogno di una raccomandazione per un libro. Adoro discutere di libri. Qualche suggerimento? Ciao John. Sarei felice di consigliarti un libro. Quali generi o temi ti piacciono? Sono aperto a generi diversi, ma propenso al mistero e all'avventura. Hai in mente qualche libro? Un libro che potrebbe suscitare il tuo interesse è Il Codice da Vinci di Dan Brown. Combina mistero, storia e avventura. Il codice da Vinci sembra intrigante. Ne ho sentito parlare bene. Lo aggiungerò alla mia lista di lettura. Un'altra raccomandazione è The Girl with the Dragon Tattoo di Stieg Larsson. È un thriller avvincente con personaggi intriganti. Anch'io ho sentito parlare di quel libro. Sembra una lettura accattivante. Lo darò sicuramente un'occhiata. Se stai cercando un'avventura classica, Treasure Island di Robert Louis Stevenson è una scelta senza tempo. L'Isola del Tesoro è davvero un classico. Mi assicurerò di rivisitare quel racconto avventuroso. Grazie per il suggerimento. Benvenuto, John. Sono felice che tu abbia trovato interessanti i consigli. Fammi sapere i tuoi pensieri dopo averli letti. Lo farò. Mi piace sempre parlare di libri, così potremo parlarne in futuro. Sembra meraviglioso. Attendo con impazienza le nostre discussioni sul libro. È sempre gratificante condividere punti di vista e intuizioni. Assolutamente. Condividere i nostri pensieri sui libri può ampliare la nostra comprensione e apprezzamento della letteratura. Buona lettura, John. Spero che questi consigli ti offrano molte ore di narrazione accattivante. Grazie, Anna. Apprezzo il tuo aiuto. Alla scoperta di nuovi mondi e alla partecipazione a discussioni significative sui libri. Congratulazioni, John. Che le tue avventure di lettura siano piene di emozioni e narrazioni stimolanti. Grazie, Anna. Mi immergerò in questi libri e attendo con impazienza le nostre conversazioni future. Lezione 10. Ottenere una crosta di pizza croccante con un corretto preriscaldamento.
Ciao Anna, voglio fare una pizza fatta in casa con una crosta croccante. Qualche consiglio? Ciao John. Per ottenere una crosta croccante, assicurati di preriscaldare il forno e prendi in considerazione l'uso di una pietra per pizza. Preriscaldare il forno ha senso. A che temperatura devo impostarlo per ottenere i migliori risultati? Per una crosta croccante, si consiglia di preriscaldare il forno a una temperatura elevata, tra i 475 e i 500 gradi Fahrenheit. Mi L'uso di assicurerò di una pietra impostare il per forno ad pizza può alta aiutare a temperatura per ottenere la distribuire il calore croccantezza in modo desiderata. uniforme e ad Che mi dite assorbire della pietra per l'umidità, pizza? ottenendo una crosta più croccante. Mettetela nel forno durante il preriscaldamento. Questa è un'ottima idea. Prenderò una pietra per pizza per migliorare la consistenza della crosta e assicurarmi che sia cotta in modo uniforme. Prima di mettere la pizza sulla pietra, lasciatela preriscaldare insieme al forno per circa 30 minuti. Ciò garantisce che la pietra sia riscaldata correttamente. Mi ricorderò di dare alla pietra abbastanza tempo per riscaldarsi. È fondamentale per ottenere quella crosta croccante. Quando sei pronto per cuocere la pizza, trasferiscila sulla pietra per pizza preriscaldata usando una pala per pizza o carta da forno. Farò attenzione quando trasferirò la pizza sulla pietra. Usare una buccia o carta da forno dovrebbe renderlo più facile. Tieni d'occhio la pizza durante la cottura, poiché l'alta temperatura potrebbe farla cuocere più velocemente del solito. Regola il tempo di cottura di conseguenza. Mi assicurerò di monitorare attentamente la pizza per evitare che si bruci. La regolazione del tempo di cottura assicurerà che sia cotta alla perfezione. Una volta che la pizza è pronta, usa una pala per pizza o guanti da forno per rimuoverla con cura dal forno. Lasciatela raffreddare leggermente prima di affettarla e servirla. La sicurezza prima di tutto. Userò gli strumenti adeguati per maneggiare la pizza calda e la lascerò raffreddare un po' prima di gustarne una fetta. Goditi la tua pizza fatta in casa con la sua crosta croccante, John. Sono sicuro che sarà delizioso. Grazie, Anna. Apprezzo la tua guida. Adesso prepariamo una pizza da leccarsi i baffi con una crosta croccante perfetta. Congratulazioni, John. Che la vostra pizza sia una delizia culinaria, che porti gioia ad ogni boccone croccante. Grazie, Anna. Non vedo l'ora di assaporare la bontà croccante della mia pizza fatta in casa. Lezione 11. Firma in fondo. Anna, per favore firma in fondo, Anna. Ok John, eccoti qui. Grazie, Anna. La tua firma è importante ai fini della documentazione. Capisco, John. È necessario fornire una chiara indicazione del consenso o dell'accordo. Assolutamente, Anna. Firmando, riconosciamo la nostra comprensione e accettazione dei termini menzionati. Ha senso, John. Garantisce la chiarezza ed evita qualsiasi malinteso in futuro. Precisamente, Anna. È sempre meglio avere un registro chiaro dei nostri accordi o impegni. Sono d'accordo, John. La documentazione svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento della trasparenza e della responsabilità. Davvero, Anna. Aiuta a creare un senso di fiducia e assicura che tutte le persone coinvolte siano sulla stessa pagina. Questo è importante, John. Promuove un ambiente sano e professionale per tutte le parti coinvolte. Assolutamente, Anna. Fa parte del mantenimento dell'integrità e della professionalità nella nostra vita quotidiana. Apprezzo la tua attenzione ai dettagli, John. Dimostra il vostro impegno per la completezza e la corretta documentazione. Grazie, Anna.
L'attenzione ai dettagli è fondamentale in vari aspetti della vita, ed è qualcosa per cui mi impegno. Benvenuto, John. La tua dedizione alla qualità e alla professionalità è encomiabile. Continuate così. Lezione 12. Scegliere una camera per non fumatori. Ciao Anna, sto programmando un viaggio e voglio assicurarmi di avere una camera per non fumatori. Qualche suggerimento su come assicurarlo? Ciao John. È un'ottima idea. Al momento della prenotazione, assicuratevi di richiedere esplicitamente una camera per non fumatori. Sembra perfetto. Mi assicurerò di specificare la mia preferenza per una camera per non fumatori durante il processo di prenotazione. Inoltre, puoi chiamare direttamente l'hotel e riconfermare la tua richiesta di una camera per non fumatori qualche giorno prima del tuo arrivo. Chiamerò sicuramente l'hotel prima della data di arrivo per ricontrollare e confermare la mia richiesta di una camera per non fumatori. Al momento del check-in, ricorda gentilmente al personale della reception la tua preferenza per una camera per non fumatori. Faranno del loro meglio per soddisfare la tua richiesta. Notato. Ricorderò cortesemente al personale della reception durante il check-in di assicurarmi che sia a conoscenza della mia preferenza per una camera per non fumatori. È anche una buona idea rivedere la politica dell'hotel sul fumo. Alcuni hotel dispongono di aree riservate ai fumatori e sapere questo può aiutarvi a evitare potenziali inconvenienti. Questo è un consiglio utile. Mi assicurerò di familiarizzare con la politica sul fumo dell'hotel per garantire un soggiorno confortevole. Infine, se riscontrate problemi o non siete soddisfatti della camera assegnata, non esitate a contattare il personale dell'hotel. Di solito sono disposti ad assistere e prendere le disposizioni necessarie. Lo terrò a mente. Se sorgono problemi o se non sono soddisfatto della camera, comunicherò con il personale dell'hotel per una soluzione. Seguendo questi passaggi, aumenterai le tue possibilità di assicurarti una camera per non fumatori e di goderti un soggiorno piacevole durante il viaggio. Grazie, Anna. Apprezzo la tua guida. Ecco un ambiente senza fumo e un soggiorno confortevole. Benvenuto, John. Ti auguro un viaggio meraviglioso con una camera per non fumatori pulita e fresca. Grazie, Anna. Non vedo l'ora di vivere un'esperienza piacevole e senza problemi. Lezione 13. Proposte sulla creazione di posti di lavoro e un'assistenza sanitaria accessibile. Ciao Anna, hai sentito parlare delle recenti proposte sulla creazione di posti di lavoro e l'assistenza sanitaria a prezzi accessibili? Quali sono i tuoi pensieri? Ciao John. Sì, ho seguito le discussioni. È fondamentale affrontare questi problemi per il benessere delle persone. Sono d'accordo. Creare maggiori opportunità di lavoro è essenziale per la crescita economica e la riduzione dei tassi di disoccupazione. Assolutamente. Può avere un impatto positivo su individui, famiglie e comunità, fornendo stabilità e migliorando i mezzi di sussistenza. Sul tema dell'assistenza sanitaria accessibile, è importante garantire che tutti abbiano accesso a servizi medici di qualità senza dover affrontare oneri finanziari. Non potrei essere più d'accordo. L'assistenza sanitaria accessibile consente alle persone di cercare i trattamenti e le cure preventive necessari, promuovendo il benessere generale. Le proposte dovrebbero concentrarsi sul rendere l'assistenza sanitaria più accessibile e alla portata di tutti, indipendentemente dal reddito o dalle condizioni preesistenti. Questo è un aspetto fondamentale. Affrontando l'accessibilità economica e ampliando la copertura, possiamo lottare per una società più sana ed equa. È inoltre essenziale considerare la sostenibilità di queste proposte e il modo in cui possono essere attuate efficacemente a lungo termine.
Hai ragione, è necessario un approccio globale e sostenibile per garantire il successo e la longevità di queste iniziative. Promuovendo la creazione di posti di lavoro e migliorando l'accesso a un'assistenza sanitaria accessibile, possiamo contribuire a un futuro migliore per gli individui e la società nel suo insieme. In effetti, queste proposte hanno il potenziale per apportare cambiamenti positivi e migliorare la vita di molte persone. Grazie per aver condiviso le tue opinioni, Anna. È importante rimanere informati e coinvolti nelle discussioni che riguardano la nostra vita quotidiana. Benvenuto, John. È sempre un piacere discutere di queste questioni importanti con te. Continuiamo a rimanere informati e a sostenere un cambiamento positivo. Assolutamente, Anna. Insieme, possiamo contribuire a una società che dia priorità alla creazione di posti di lavoro e all'assistenza sanitaria accessibile a beneficio di tutti. Ecco un futuro con fiorenti opportunità di lavoro e assistenza sanitaria accessibile e conveniente per tutti. Congratulazioni, Anna. Possano i nostri sforzi collettivi portare a un futuro più luminoso e inclusivo per tutti. Lezione 14. Andare alla cassa e raccogliere i reperti del negozio dell'usato. Ciao Anna, oggi ho trovato degli oggetti fantastici al negozio dell'usato. Assolutamente andiamo alla cassa e paghiamo. Non vedo l'ora di mostrare i reperti del mio negozio dell'usato. Ciao John. È fantastico. I negozi dell'usato possono essere scrigni di oggetti unici e convenienti. Andiamo alla cassa e completiamo l'acquisto. Anch'io sono entusiasta di vedere cosa hai scoperto. È sempre affascinante scoprire gemme nascoste e dare una seconda vita a oggetti usati. Sono d'accordo. Fare acquisti nei negozi dell'usato non solo ci consente di trovare pezzi unici, ma promuove anche la sostenibilità riducendo gli sprechi e sostenendo un'economia circolare. Sicuramente. È una situazione vantaggiosa per tutti. Possiamo ampliare i nostri guardaroba e allo stesso tempo fare scelte rispettose dell'ambiente. Andiamo subito alla cassa. È importante mostrare apprezzamento per gli sforzi del negozio dell'usato nella cura di questi articoli e nella fornitura di opzioni convenienti. Assolutamente, Anna. Sostenere i negozi dell'usato locali e la loro missione è un ottimo modo per contribuire alla comunità e promuovere pratiche di moda sostenibili. Inoltre, è emozionante pensare alle storie dietro questi articoli e al tocco unico che possono aggiungere al nostro stile personale. Non potrei essere più d'accordo. Ogni oggetto del negozio dell'usato ha la sua storia e il suo carattere, che lo rendono ancora più speciale e significativo. Facciamo tesoro dei nostri articoli dell'usato e incoraggiamo gli altri a esplorare le meraviglie dello shopping di seconda mano. Non vedo l'ora di mostrare i prodotti del mio negozio dell'usato e condividere la gioia della moda sostenibile con gli altri. Grazie per avermi fatto conoscere il mondo degli acquisti nei negozi dell'usato, John. È stata un'esperienza deliziosa. Prego, Anna. È stato un piacere. Continuiamo ad apprezzare i reperti dei negozi dell'usato e a fare scelte di moda consapevoli. Ecco un futuro pieno di scelte di moda eleganti e sostenibili ispirate alle avventure dei nostri negozi dell'usato. Congratulazioni, Anna. Che i reperti del nostro negozio dell'usato ispirino gli altri a esplorare la bellezza della moda sostenibile. Lezione 15. Durata del soggiorno in una piccola città. Ciao Anna, ho sentito che ti sei recentemente trasferita in una piccola città vicina. Per quanto tempo resterai lì? Ciao John. Sì, mi sono trasferito in questa piccola città. Per quanto riguarda il mio soggiorno, ho intenzione di rimanere qui per almeno un anno. Sembra una buona quantità di tempo per immergersi nella comunità ed esplorare tutto ciò che la città ha da offrire. Assolutamente.
Voglio conoscere la gente del posto, impegnarmi in attività locali, e provare davvero il fascino della vita in una piccola città. È una grande opportunità per entrare in contatto con le persone a un livello più profondo e costruire relazioni durature all'interno della comunità. Non potrei essere più d'accordo. Le piccole città hanno spesso una comunità molto unita, e non vedo l'ora di farne parte durante il mio soggiorno. Finora hai scoperto luoghi o attività interessanti in città? Sì, ho già trovato alcune gemme nascoste. Nelle vicinanze c'è un bel parco dove mi piace passare le serate e un bar caratteristico dove amo rilassarmi. Sembra meraviglioso. La semplicità e la tranquillità delle piccole città possono essere piuttosto rinfrescanti rispetto al trambusto della città. In effetti, è un gradito cambio di ritmo, e apprezzo il ritmo più lento della vita in questa piccola città. Sono felice di sentirlo. Se c'è qualcosa che posso fare per aiutarti a ambientarti o se hai bisogno di consigli, non esitare a contattarci. Grazie, John. Apprezzo il tuo supporto. Lo terrò sicuramente a mente se avrò bisogno di assistenza o suggerimenti. Prego, Anna. Sono felice di averti come vicino di casa in questa piccola città. Spero che trascorrerai un periodo memorabile e appagante durante il tuo soggiorno. Grazie, John. Sono entusiasta di sfruttare al massimo il mio tempo qui e creare ricordi duraturi. Rivediamoci presto e condividiamo le nostre esperienze in una piccola città. Assolutamente, Anna. Non vedo l'ora di saperne di più sulle tue avventure in una piccola città. Abbi cura di te e goditi il soggiorno. Grazie, John. Anche tu prenditi cura di te e mi assicurerò di tenerti aggiornato. A presto. A presto, Anna. Abbi cura di te e goditi tutte le meraviglie della vita in una piccola città. Lezione 16. Il potere della conoscenza e il fare la differenza attraverso la consapevolezza. Ciao Anna, credo che in tutti gli aspetti della vita, la conoscenza sia potere. Possiamo fare la differenza diffondendo la consapevolezza. Ciao John. Assolutamente, la conoscenza ci consente di comprendere il mondo e prendere decisioni informate. Attraverso la consapevolezza, possiamo creare cambiamenti positivi. Rimanendo informati, possiamo affrontare questioni importanti e contribuire al miglioramento della società. Sicuramente. La consapevolezza ci consente di riconoscere le sfide, identificare soluzioni e agire per ottenere un impatto significativo. È fondamentale condividere le conoscenze e incoraggiare anche gli altri a rimanere informati. Insieme, possiamo amplificare i nostri sforzi per un cambiamento positivo. Non potrei essere più d'accordo. Quando intratteniamo conversazioni e condividiamo informazioni, espandiamo la nostra comprensione collettiva e promuoviamo il progresso. Ogni piccolo passo verso la sensibilizzazione può portare a cambiamenti significativi negli atteggiamenti, nei comportamenti e nelle politiche. Questo è vero. Le nostre azioni, per quanto piccole, hanno il potenziale per creare un effetto a catena e ispirare altri a prenderne parte. Continuiamo a istruirci, a impegnarci in discussioni e a sostenere cause in linea con i nostri valori. Assolutamente. In questo modo, possiamo contribuire a una società più informata e compassionevole. La conoscenza ha davvero il potere di trasformare la vita e avere un impatto positivo su individui e comunità. Abbracciamo il potere della conoscenza e continuiamo a fare la differenza attraverso la consapevolezza, un passo alla volta. Insieme, possiamo creare un futuro migliore dotando noi stessi e gli altri della conoscenza e promuovendo una cultura della consapevolezza. Grazie per questa conversazione perspicace, John. È stimolante parlare del potenziale che abbiamo per fare la differenza.
Prego, Anna. È sempre un piacere intrattenere conversazioni significative con te. Continuiamo a imparare, a crescere e ad avere un impatto positivo. Ecco il potere della conoscenza e la differenza che possiamo fare attraverso la consapevolezza. Possiamo continuare a lottare per un mondo migliore. Congratulazioni, Anna. Possano i nostri sforzi collettivi guidare un cambiamento positivo e creare un futuro migliore per tutti. Lezione 17. Alla ricerca di un raro oggetto da collezione. Ciao Anna, sai dove posso trovare un raro oggetto da collezione? Ciao John. Hai provato a controllare i mercati online o i negozi specializzati che si rivolgono ai collezionisti? Ho fatto qualche ricerca online, ma non ho avuto molta fortuna. Hai qualche consiglio specifico? Potresti voler esplorare i siti web di aste o partecipare a fiere di antiquariato locali. Spesso hanno a disposizione una varietà di oggetti da collezione. Questa è una buona idea. Darò un'occhiata alle prossime aste e fiere nella mia zona. Spero di trovare l'oggetto raro che stavo cercando. Un'altra opzione è partecipare a forum o community online dedicati ai collezionisti. Possono fornire informazioni e connessioni preziose per trovare oggetti rari. Non l'avevo considerato. Interagire con altri collezionisti può essere un ottimo modo per espandere la mia rete e aumentare le mie possibilità di trovare l'oggetto che desidero. Sicuramente. I collezionisti hanno spesso una vasta conoscenza e possono offrire indicazioni su dove trovare articoli specifici o addirittura fornire indizi da soli. Grazie per i suggerimenti, Anna. Esplorerò queste strade e resterò ottimista sulla ricerca del raro oggetto da collezione che stavo cercando. Benvenuto, John. Ti auguro buona fortuna per la tua ricerca. Spero che troviate l'oggetto da collezione che vi dia gioia e soddisfazione. Apprezzo il tuo supporto, Anna. Ti terrò aggiornato sui miei progressi. Chissà, forse un giorno sarò in grado di mostrarvi la mia rara scoperta. Sarebbe fantastico, John. Non vedo l'ora di sapere del tuo successo e di vedere in prima persona questo raro oggetto da collezione. Grazie ancora, Anna. Il tuo incoraggiamento significa molto per me. Farò del mio meglio per rintracciare l'oggetto sfuggente e renderlo una preziosa aggiunta alla mia collezione. Ho fiducia nella tua determinazione, John. Sono sicuro che la tua passione per il collezionismo ti condurrà a quella rara scoperta. Buona fortuna. Apprezzo la tua fiducia in me, Anna. Continuerò a cercare e rimarrò fiducioso. Grazie per il supporto e gli auguri. Lezione 18. Me stesso su due ruote. L'esperienza impegnativa ma appagante. Ciao Anna, recentemente ho deciso di mettermi alla prova e imparare ad andare in bicicletta. È stata un'esperienza piuttosto scoraggiante, ma ne è valsa la pena. Ciao John. È meraviglioso. Imparare ad andare in bicicletta può essere difficile, ma apre un mondo completamente nuovo di possibilità e libertà. Davvero, Anna. Le fasi iniziali sono state un po' snervanti perché faticavo a trovare l'equilibrio e coordinare i movimenti. È del tutto normal sentirsi così, John. Andare in bicicletta richiede coordinazione e pratica, ma col tempo diventa naturale. Ho perseverato e mi sono esercitato regolarmente, acquisendo gradualmente sicurezza ad ogni tentativo. La sensazione di pedalare finalmente senza intoppi era esaltante. Posso immaginarlo. C'è un senso unico di libertà e indipendenza che deriva dall'andare in bicicletta. Ti permette di esplorare e goderti l'ambiente circostante in un modo diverso.
Assolutamente, Anna. Ho iniziato a esplorare i sentieri e i parchi vicini in bicicletta, ed è un cambiamento rinfrescante rispetto alla mia routine abituale. Il ciclismo offre anche vari benefici per la salute, come una migliore forma cardiovascolare e una maggiore resistenza. È un ottimo modo per rimanere attivi. Questo è un altro aspetto che apprezzo. Andare in bicicletta mi permette di incorporare l'attività fisica nella mia vita quotidiana mentre mi godo la vita all'aria aperta. È meraviglioso sentire come hai accolto questa nuova esperienza, John. Sono sicuro che continuerà a darti gioia e soddisfazione. Grazie, Anna. È stato un viaggio trasformativo per me e sono contenta di aver fatto il grande passo per imparare ad andare in bicicletta. Dovresti essere orgoglioso di te stesso, John. Accettare nuove sfide, uscire dalla nostra zona di comfort è il modo in cui cresciamo e scopriamo nuove passioni. Non potrei essere più d'accordo, Anna. È importante continuare a spingerci oltre e provare cose nuove. Chissà quali altre emozionanti avventure ti attendono? Esattamente, John. La vita è piena di opportunità di crescita e scoperta di sé. Sono entusiasta di vedere dove ti porterà il tuo nuovo amore per il ciclismo. Grazie per il sostegno e l'incoraggiamento, Anna. Sono grata di aver intrapreso questo viaggio e non vedo l'ora di condividere altre avventure ciclistiche con voi. Benvenuto, John. Sono qui per incoraggiarti in ogni fase del percorso. Continua a pedalare e goditi la libertà della strada aperta. Lo farò, Anna. Grazie ancora per essere una così grande amica. Restiamo aperti a nuove esperienze e continuiamo ad abbracciare la gioia della scoperta. Assolutamente, John. Ad altre avventure emozionanti e alla crescita personale. Ti auguro tante belle passeggiate. Congratulazioni, Anna. Grazie per le tue gentili parole e il tuo supporto. Sfruttiamo al massimo ogni momento e godiamoci il viaggio. Lezione 19. Esplorazione di ulteriori discussioni in futuro. Ciao Anna, avevo delle idee eccellenti da discutere, ma approfondiremo di più la prossima volta. Ciao John. Sembra intrigante. Sono ansioso di sentire le tue idee, ma è saggio conservarle per una discussione più approfondita. Credo che i nostri argomenti meritino un'attenzione e un tempo adeguati per l'esplorazione. Sarebbe più utile dedicare loro una sessione specifica. Assolutamente, John. Dedicando del tempo dedicato a queste discussioni, possiamo approfondire i dettagli e impegnarci in uno scambio di idee più significativo. Apprezzo la tua comprensione, Anna. È importante dare a questi argomenti l'attenzione che meritano per garantire una conversazione proficua. Sono completamente d'accordo, John. È essenziale avere conversazioni mirate in cui possiamo esplorare a fondo diverse prospettive e idee. Fissiamo un orario per la nostra prossima discussione. In questo modo, possiamo prepararci e sfruttare al meglio la nostra conversazione. Sembra un piano, John. Possiamo dedicare molto tempo a ciascun argomento senza affrettarsi ad affrontarli. Attendo con ansia la nostra prossima conversazione. Sarà emozionante approfondire queste idee e impegnarsi in discussioni stimolanti. Allo stesso modo, John. Sono ansioso di sentire i tuoi pensieri e condividere le mie opinioni sugli argomenti che hai in mente. Grazie per la comprensione, Anna. La tua disponibilità a impegnarsi in conversazioni ponderate rende le nostre discussioni ancora più arricchenti. È un piacere, John. Credo che le conversazioni significative siano un catalizzatore per la crescita personale e intellettuale. Davvero, Anna.
Le nostre discussioni sono sempre state illuminanti e non ho dubbi che la nostra prossima conversazione sarà altrettanto approfondita. Grazie per aver avviato queste discussioni, John. Apprezzo il tuo approccio ponderato alle nostre conversazioni. Prego, Anna. È un piacere partecipare a queste conversazioni con te. Ti contatterò presto per programmare la nostra prossima sessione. Aspetterò con impazienza il tuo messaggio, John. Continuiamo a esplorare nuove idee ed espandere i nostri orizzonti attraverso le nostre conversazioni. Assolutamente, Anna. Fino ad allora, stammi bene e aspettiamo la nostra prossima conversazione coinvolgente. Allo stesso modo, John. Abbi cura di te e aspetterò con impazienza la nostra prossima discussione. Lezione 20. Pianificazione per recuperare il ritardo e discutere dei progressi. Ciao Anna, è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci siamo incontrati. Pianifichiamo presto un altro incontro per discutere dei nostri progressi. Ciao John. Sono d'accordo, è importante rimanere in contatto e condividere aggiornamenti sui nostri rispettivi viaggi. Pianifichiamo un orario che funzioni per entrambi. Assolutamente, Anna. Le nostre conversazioni sono sempre state profonde e credo che discutere dei nostri progressi offrirà prospettive preziose. Apprezzo il tuo punto di vista, John. È utile riflettere sui nostri risultati, sulle sfide e sulle lezioni apprese lungo il percorso. Trovo che condividere i nostri progressi non solo ci aiuti a ottenere informazioni, ma ci motiva anche a continuare ad andare avanti. Non potrei essere più d'accordo, John. È fonte di ispirazione conoscere i traguardi che abbiamo raggiunto e gli obiettivi per cui stiamo lavorando. Puntiamo a un incontro la prossima settimana. Questo dovrebbe darci abbastanza tempo per raccogliere i nostri pensieri e prepararci a una discussione significativa. Suona bene, John. Segnerò sulla mia agenda e mi assicurerò di essere disponibile. Sarà fantastico recuperare il ritardo e scambiare esperienze. Eccellente. Ti invierò un invito a una riunione con alcune date e orari suggeriti. Possiamo finalizzare i dettagli e confermare il nostro incontro. Grazie, John. Apprezzo il tuo approccio proattivo nel programmare la nostra sessione di recupero. Non vedo l'ora. Allo stesso modo, Anna. Apprezzo le nostre conversazioni e sono entusiasta di sapere dei progressi che hai fatto. Sarà una discussione arricchente. Grazie per le tue gentili parole, John. Sono altrettanto ansioso di conoscere i tuoi successi e condividere i miei aggiornamenti. Sfruttiamo al massimo il nostro tempo insieme e rendiamo questa sessione di recupero produttiva e approfondita. D'accordo, John. Sono sicuro che la nostra discussione fornirà spunti e ispirazione preziosi mentre continuiamo sui nostri rispettivi percorsi. Grazie, Anna. Ti contatterò presto per darti i dettagli della riunione. Fino ad allora, abbiate cura di voi e continuate così. Grazie, John. Aspetterò il tuo messaggio. Attenzione anche a te, e incontriamoci presto per discutere dei nostri progressi. Lo farò, Anna. Fate attenzione e aspettiamo con impazienza la nostra prossima sessione di recupero. Lezione 21. Zuppa di pollo con spaghetti e vongole. Wow, questa zuppa di pollo con spaghetti e vongole è davvero deliziosa. Sono contenta che ti stia divertendo, John. È sempre bello ricevere un feedback positivo. I sapori sono ricchi e confortanti. È il pasto perfetto per una giornata fredda. Non potrei essere più d'accordo, John. Il calore della zuppa è rilassante e la combinazione di pollo e vongole aggiunge un tocco delizioso. Assolutamente, Anna.
Gli ingredienti si fondono perfettamente, creando un piatto soddisfacente e saporito. Mi fa piacere che tu lo trovi piacevole, John. È sempre una gioia preparare pasti che facciano sorridere le persone. Beh, ci sei sicuramente riuscita, Anna. Questa zuppa mi ha fatto sorridere. Grazie, John. Il tuo apprezzamento significa molto per me. Mi motiva a continuare a esplorare e sperimentare in cucina. Sono grato per le tue creazioni culinarie, Anna. Ogni piatto che prepari è una deliziosa sorpresa. Apprezzo le tue gentili parole, John. È un piacere condividere con voi il mio amore per la cucina. È un piacere essere il destinatario, Anna. Il tuo talento in cucina è davvero impressionante. Grazie, John. Sono momenti come questi che rendono la cucina ancora più gratificante. Bene, sono grata di poter assaggiare le tue deliziose creazioni. È un'esperienza deliziosa. Sono felice di averti come appassionato di cibo, John. Continuiamo a esplorare e ad assaporare insieme le delizie culinarie. Assolutamente, Anna. Attendo con impazienza le nostre future avventure culinarie. Lezione 22. Prenotazione di una camera con vista sul mare. Sto controllando la prenotazione. Ho prenotato una camera con vista sul mare. Eccellente, John. Speravo in una camera con una bellissima vista sul mare. Sono felice di aver potuto soddisfare la tua richiesta, Anna. È sempre bello avere una camera con vista panoramica. Assolutamente, John. Svegliarsi con la vista dell'oceano sarà un modo meraviglioso per iniziare la giornata. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Il suono rilassante delle onde e la rinfrescante brezza marina creeranno un'atmosfera tranquilla. Sembra la vacanza perfetta, John. Non vedo l'ora di rilassarmi e rigenerarmi. Sono contenta che tu sia entusiasta, Anna. Questa vacanza offrirà l'opportunità di rilassarsi e ricaricarsi. Grazie per esserti occupato della prenotazione, John. La tua attenzione ai dettagli è molto apprezzata. Prego, Anna. È mio piacere assicurarmi che tutto sia organizzato in modo soddisfacente. Ti sono grato per il tuo impegno, John. Rende il processo di pianificazione molto più agevole e piacevole. Il mio obiettivo è fornire la migliore esperienza possibile, Anna. La tua soddisfazione è la mia priorità. La tua dedizione al servizio clienti è encomiabile, John. È un piacere che tu ci assista con i nostri piani di viaggio. Grazie per le tue belle parole, Anna. Sono qui per rendere la tua esperienza il più piacevole possibile. Ti auguro un viaggio meraviglioso. Lezione 23. Hai visto un medico? Buongiorno Anna. Come ti senti oggi? Buongiorno, John. Ho avuto una notte un po' dura. Avevo mal di gola e ho iniziato a sentire caldo. Mi dispiace sentirlo, Anna. È importante prendersi cura di sé. Hai visto un medico? Non ancora, John. Speravo che migliorasse da un giorno all'altro, ma sembra persistere. Potrebbe essere meglio consultare un medico, Anna. Possono fornire indicazioni e garantire il vostro benessere. Hai ragione, John. Fisserò un appuntamento il prima possibile. È meglio affrontare tempestivamente eventuali problemi di salute. È una decisione saggia, Anna.
La tua salute dovrebbe sempre essere una priorità. Fammi sapere se c'è qualcosa che posso fare per aiutarti. Grazie, John. La tua preoccupazione significa molto per me. Apprezzo il tuo supporto. Sono qui per te, Anna. Siamo una squadra e voglio assicurarmi che ti senta meglio presto. Ti sono grato per la tua comprensione, John. È rassicurante avere qualcuno che si prende cura di me. È un piacere, Anna. Abbi cura di te e non esitare a contattarci se hai bisogno di qualcosa. Lo farò, John. Grazie per la gentilezza e il sostegno. Ti terrò aggiornato sui miei progressi. Ti prego, fallo, Anna. Ti auguro di sentirti meglio presto. Prenditi il riposo necessario e prenditi le cure di cui hai bisogno. Lezione 24. Adams Auto Repair Shop. Salve, è l'Adams Auto Repair Shop? Sì, lo è. Come posso aiutarti oggi? Sto riscontrando alcuni problemi con la mia macchina e mi chiedevo se potessi darci un'occhiata. Certo, saremo lieti di aiutarti. Quale sembra essere il problema con il tuo veicolo? Ho sentito strani rumori provenire dal motore e la macchina sembra un po' lenta. Capisco. È importante affrontare tempestivamente questi problemi. Quando sarebbe il momento giusto per portare la tua auto? Sono disponibile domani pomeriggio. Funzionerebbe per te? Domani pomeriggio funziona per noi. Fisseremo un appuntamento per te. Qual è il tuo nome, per favore? Mi chiamo John. Grazie per l'assistenza, Anna. Benvenuto, John. Siamo qui per fornire un servizio di qualità. Faremo in modo di diagnosticare il problema e riportare la tua auto sulla strada. Apprezzo la tua professionalità, Anna. Non vedo l'ora di portare la mia macchina domani. Saremo pronti per te, John. Grazie per aver scelto Adams Auto Repair Shop. Ci vediamo domani. Lezione 25. Hai chiamato la polizia? Mi scusi, posso aiutarla? Sì, per favore, sono appena stato derubato. Mi puoi aiutare? Mi dispiace molto sentirlo. Mantieni la calma e vediamo cosa possiamo fare. Hai chiamato la polizia? Non ancora. Mi sento un po' sopraffatto. Potresti aiutarmi a contattarli? Certo, Anna. Chiamerò subito la polizia. Conosci la tua posizione? Sono in Elm Street, vicino all'angolo di Main Street. Grazie, Anna. Informerò la polizia dell'incidente e fornirò loro la tua posizione. Apprezzo davvero il tuo aiuto, John. Mi sento piuttosto scossa in questo momento. Capisco, Anna. È una situazione angosciante, ma faremo del nostro meglio per aiutarti. C'è nient'altro che posso fare? Penso che dovrò cancellare le mie carte di credito e informare la mia banca. Potresti guidarmi attraverso il processo? Assolutamente, Anna. Ti aiuterò a cancellare le tue carte di credito e a contattare la tua banca per segnalare l'incidente. Il tuo supporto significa molto per me, John. Non so cosa farei senza il tuo aiuto. Sono qui per te, Anna. Affronteremo questa situazione insieme. Ricordati di fare dei respiri profondi e di rimanere forte. Grazie per le tue parole confortanti, John. Sono grato di averti al mio fianco in questo momento difficile. Prego, Anna.
Prenderemo le misure necessarie per garantire la tua sicurezza e fornirti il supporto di cui hai bisogno.